Benvenuti al nostro podcast. Che bello che siate di nuovo con noi. Oggi parliamo di un tema che tutti conoscono e che incontriamo spesso nella vita di tutti i giorni. Ciao anche da parte mia, siamo felici che ci state ascoltando. Si parla del fine settimana. Più precisamente, come parlare in italiano del fine settimana. Forse conosci questa situazione. È lunedì mattina. Sei al lavoro, a scuola o a lezione di lingua. Tutti tornano piano alla vita quotidiana. Si dice buongiorno, si prende un caffè e poi si sente molto spesso una certa domanda. La domanda è: com'è stato il tuo fine settimana? Oppure, cosa hai fatto nel fine settimana? Si sente davvero questa domanda ovunque. Al lavoro, in ufficio, al corso di lingua o anche dai vicini. Eppure molti che studiano l'italiano si sentono insicuri con questa domanda. La prima cosa che pensi forse è: «Oh no, ora devo parlare al passato, non lo so fare». Sì, lo capisco bene. Ad altri mancano anche le parole. A me succedeva lo stesso. Spesso mi mancava il vocabolario e per questo mi sentivo insicura quando parlavo. Proprio per questo facciamo questo podcast. Qui ti mostriamo passo dopo passo come gestire queste situazioni nella vita quotidiana in modo sicuro. In questo podcast impari tutte le frasi importanti che ti servono davvero. Niente esempi complicati, ma frasi che puoi usare subito. Lavoriamo con parole semplici e strutture chiare. Così puoi capire le frasi facilmente e ricordarle bene. Qui non impari solo singole parole, impari anche espressioni e domande e come usarle nella vita reale. Restate con noi fino alla fine. Lì vi daremo consigli per una semplice routine sul fine settimana. Prima di parlare dei nostri fine settimana, chiariamo velocemente che cos'è il fine settimana. Sì, buona idea. Il fine settimana sono i giorni alla fine della settimana. Per la maggior parte delle persone, il fine settimana inizia il sabato, E finisce la domenica. quindi sabato e domenica fanno parte del fine settimana. Gli altri giorni, cioè da lunedì a venerdì, sono per molti giorni di lavoro o di scuola. Nel fine settimana molti sono liberi, cioè non devono lavorare o andare a scuola. Libero significa avere tempo per sé. Tempo per riposare, per gli amici o per la famiglia. Alcune persone lavorano comunque nel fine settimana. Per loro sabato e domenica sono giorni di lavoro normali. Poi spesso hanno libero in altri giorni della settimana. Sì, per esempio, chi lavora in ospedale, in un ristorante o in un supermercato. In questi posti molti lavorano anche nel fine settimana, perché servono sempre. In ospedale le persone devono essere curate anche il sabato e la domenica. Malattie e urgenze non hanno weekend. Nei ristoranti molti lavorano nel fine settimana, perché allora molte persone hanno tempo per uscire a mangiare. Per loro la giornata di lavoro inizia spesso quando gli altri hanno tempo libero. Anche al supermercato è così. Molte persone fanno la spesa nel fine settimana, quindi i negozi devono essere aperti. Per queste persone il fine settimana è spesso diverso. Lavorano quando gli altri sono liberi e si riposano in altri giorni. Comunque anche loro parlano di weekend. Perché non si tratta solo di essere liberi, ma dei giorni sabato e domenica. Proprio per questo tutti possono parlare del proprio weekend. Non importa se si è lavorato o no. Si può per esempio dire: nel fine settimana ho lavorato. Oppure ho fatto il turno in ospedale. Oppure ho lavorato al ristorante e la sera ero stanca.
Anche questa è una frase da weekend del tutto normale. Sì, lo posso immaginare. Quando lo senti così, noti la grande differenza con la settimana. Nei giorni feriali la nostra vita quotidiana è molto diversa. Sì, durante la settimana lavoriamo molto insieme. Pianifichiamo le lezioni, prepariamo le puntate e parliamo con gli studenti. Come insegnanti, questo significa pensare molto in anticipo. Ci chiediamo: di cosa hanno bisogno gli studenti? Cosa li aiuta davvero? E come host del podcast pianifichiamo temi, scriviamo copioni e registriamo episodi. È divertente, ma è anche lavoro. Durante la settimana abbiamo spesso orari fissi, riunioni, registrazioni, preparazione. Devo essere sincero, sono felice di non dover lavorare nel weekend. Dopo una settimana lunga, fa bene avere davvero tempo libero. Sì, vale lo stesso per me. Libero per me significa non mettere la sveglia e non avere un programma fisso. Non impostare la sveglia vuol dire poter dormire di più. Cioè, ti alzi più tardi e inizi la giornata con calma. Esatto, e il weekend allora sembra diverso dalla settimana. Hai più tempo per te. Per me significa che posso andare più lento. Non devo funzionare come durante la settimana. Ora il tuo weekend mi interessa davvero. Luca, com'è stato per te? Cosa hai fatto sabato e domenica? Il mio weekend è stato molto tranquillo. Sabato sono rimasto quasi tutto il giorno a casa, ho letto e ho riordinato un po'. È stato bello non avere pressione di tempo. Sembra un inizio rilassante del fine settimana. A volte fa bene restare a casa e non dover pianificare niente. Domenica mattina sono andato a fare una passeggiata perché il tempo era bello. Poi ho cucinato e ho passato il pomeriggio in tranquillità. Per me è stato del tutto diverso. Sabato sono uscita a festeggiare e ho incontrato amici. Siamo stati in giro fino a tardi e ci siamo divertiti molto. Sembra un weekend molto attivo. Dopo una serata così, il giorno dopo si è spesso stanchi. Proprio così. Domenica ho dormito a lungo, ho fatto colazione con calma e ho iniziato la giornata tranquilla. Avevo bisogno di un po' di tempo per ritrovare energia. Qui si vede bene quanto possa essere diverso un weekend. Il mio era tranquillo e il tuo era più vivace. Esatto. Il weekend è spesso importante proprio perché la settimana è molto piena. Molte persone lavorano o studiano da lunedì a venerdì e hanno poco tempo per sé. Sì, nei giorni feriali la vita quotidiana è spesso stressante. Ci si alza presto, si va al lavoro o a scuola e si hanno molti impegni. Gli appuntamenti sono orari fissi, per esempio per lavoro, riunioni o corsi. Non si possono spostare facilmente. Esatto, e per questo molte persone aspettano il weekend. Poi si ha più tempo libero. Libero significa che puoi decidere da solo cosa fare. Non devi funzionare subito. Nel weekend mi piace soprattutto andare più lento. Posso dormire di più e iniziare la giornata con calma. Per me è simile, ma attendo anche di vedere gli amici. Nei giorni feriali non è facile, perché tutti sono stanchi. Essere stanchi vuol dire avere poca energia. Lo si conosce bene dopo lunghe giornate di lavoro. Nel weekend si ha tempo per fare cose che non trovano posto durante la settimana. Per esempio, cucinare, fare una passeggiata o semplicemente non fare nulla. Non fare nulla è anche importante. Significa che hai pausa e nessun programma.
Proprio questo aiuta a ottenere nuova energia per la settimana seguente. Perciò molte persone chiedono il lunedì del weekend. È qualcosa di personale, ma anche di comune. Già che parliamo del fine settimana, trovo interessante com'era prima. Luca, com'erano i tuoi fine settimana allora? Prima i miei fine settimana erano molto diversi da oggi. Uscivo spesso a festeggiare e quasi ogni fine settimana ero in giro. A casa stavo quasi solo per dormire. Sembra molta energia. Festeggiare era quindi una parte importante del tuo weekend. Sì, molto. Per me festeggiare voleva dire incontrare amici, ascoltare musica e restare svegli a lungo. Spesso uscivamo la sera e tornavamo a casa molto tardi. Uscire vuol dire lasciare la casa e incontrarsi fuori, per esempio in un bar o in un club. Esatto. Allora per me era importante. Volevo fare molte esperienze e conoscere persone nuove. E com'era la domenica dopo? Di solito ero molto stanco. Dormivo a lungo e iniziavo la giornata con calma. A volte dicevo, oggi non faccio proprio nulla. Molte persone lo conoscono dopo una notte lunga. La domenica è allora piuttosto tranquilla. Sì, la domenica serviva per riposare. Riposare vuol dire avere di nuovo energia. Oggi il tuo weekend è molto diverso da prima. È davvero interessante. Ricordo ancora la mia giovinezza. Oggi il tuo weekend è molto diverso da prima. È davvero interessante. Per me era diverso anche allora, ma in un altro modo. Racconta com'era il tuo weekend allora. Prima passavo quasi ogni fine settimana con la mia famiglia. Durante la settimana avevamo poco tempo, quindi il weekend era speciale. Lo capisco bene. Nei giorni feriali c'è spesso molto da fare e ci si vede poco. Esatto. Nel weekend mangiavamo insieme o uscivamo. A volte facevamo delle gite. Le gite sono piccoli viaggi, per esempio in un parco, nella natura o in un'altra città. Sì, non erano grandi viaggi, ma era tempo insieme. Per me il weekend era quindi molto importante. Importante significa che aveva un grande posto nella vita. Durante la settimana c'erano scuola e lavoro. Nel weekend c'erano famiglia e calma. Questo mostra bene perché molte persone aspettano il weekend. Sì, perché allora c'è tempo per cose che mancano nei giorni feriali. Prima per te erano famiglia e tempo insieme. Esatto. E anche oggi il weekend è speciale per molte persone. Con famiglia, amici o da soli, non importa. L'importante è staccare e uscire un momento dalla routine. Staccare significa non pensare a lavoro o appuntamenti. Ed è proprio questo che rende il weekend così prezioso per molti. Ora abbiamo una piccola domanda per voi, solo per curiosità. E perché è perfetta per esercitare l'italiano? Raccontateci cosa fate nel weekend, così usate proprio le parole di cui abbiamo appena parlato. È un ottimo esercizio. Pensate un attimo, formate una frase e usate l'italiano per la vostra vita quotidiana. Non dovete spiegare nulla o scrivere in modo perfetto. Basta una frase semplice. Per esempio, nel weekend sto a casa. Oppure, sabato incontro amici o la mia famiglia. Se volete, scrivete la vostra frase nei commenti. Così allenate la scrittura ma anche il pensiero in italiano. E vi accorgete che non è affatto difficile. Proprio questi piccoli esercizi aiutano a sentirsi più sicuri. Se vuoi parlare del fine settimana, aiuta a iniziare in piccolo. Non serve una storia lunga, basta un pensiero chiaro. Una frase semplice è spesso già perfetta. Sì, molti pensano di dover raccontare tutto nei dettagli, ma non è vero.
Per cominciare basta dire se il weekend è stato tranquillo o attivo. Un buon trucco è ricordare solo 3 cose: sabato, domenica e un sentimento. Spesso non serve altro. Per esempio, sabato sono stato a casa, domenica ho incontrato amici. Il mio weekend è stato bello. Aiuta anche a iniziare sempre con la parola di tempo. Nel weekend, sabato o domenica danno subito orientamento. Così l'altro sa subito quando è successo qualcosa. E avete già fatto la prima parte della frase. Un altro consiglio è la ripetizione. Il weekend torna ogni settimana e le domande anche. Esatto, questa è una grande occasione. Potete usare ogni settimana le stesse frasi e cambiare solo una parola. Per esempio, questo weekend sono stato a casa. Il weekend scorso ero in giro. Oppure sabato ho lavorato, sabato mi sono rilassata. La struttura resta uguale. È molto utile anche scrivere il weekend in breve. Non molto, solo 1 o 2 frasi. Questo può essere la domenica sera o il lunedì mattina. Così vi preparate con calma alle conversazioni. Potete anche parlare ad alta voce quando siete soli. Questo aiuta a diventare più sicuri. Sì, dite le frasi ad alta voce. Per esempio, mentre cucinate o passeggiate. Un altro trucco è essere onesti. Non dovete rendere le cose più belle di quanto erano. Se non avete fatto nulla, ditelo. Anche questa è una frase del tutto normale. Per esempio, sono stato a casa e non ho fatto niente di speciale. Oppure mi sono riposata. Lo dicono moltissime persone. Importante è anche non confrontarsi. Ognuno ha un weekend diverso. Alcuni festeggiano, altri restano a casa. Entrambe le cose vanno bene e si possono dire. Ascoltate anche come gli altri parlano del loro weekend. Così imparate nuove parole senza accorgervi. Per esempio al lavoro o al corso di lingua. Spesso le persone usano frasi simili. E proprio queste frasi potete ricordarle e usarle dopo voi stessi. Ancora un consiglio. Non abbiate paura degli errori. Con il weekend si tratta di parlare, non di fare test. Se qualcuno vi capisce, questo è l'importante, E con ogni weekend diventa più facile. perché la pratica arriva da sola. Proprio per questo può aiutare a creare una propria lista di parole. Sono parole che servono spesso quando parli del tuo weekend. Questa lista non deve essere lunga. Spesso bastano 10 o 15 parole che si adattano alla tua vita. Molte persone fanno cose simili nel weekend. Stanno a casa, incontrano amici, lavorano un po' o si riposano. Se conosci queste parole, non devi pensare ogni volta da capo. Le parole sono già in testa. Si possono anche imparare a memoria. Imparare a memoria vuol dire ripeterle finché escono da sole. Non è un metodo antico, ma molto pratico. Impari proprio le parole che usi davvero. Per esempio parole come a casa, in giro, lavorare, festeggiare o rilassarsi. Oppure incontrare amici, visitare la famiglia, dormire fino a tardi, fare una passeggiata. Se conosci queste parole, puoi parlare di te stesso molto facilmente. E proprio questo è importante. L'italiano non si impara solo dai libri, ma attraverso la propria vita. Perché parlare di sé è qualcosa che serve ogni giorno. All'inizio le frasi sono corte, ma col tempo diventano più lunghe. E ti accorgi? Racconto sempre cose simili. Proprio per questo vale la pena di avere questa lista di parole. Cresce piano insieme a te. Una conversazione sul weekend non è solo risposte, è altrettanto importante fare domande. Sì,
Se fai domande, parli meno e mostri comunque interesse. La domanda più semplice è: com'è stato il tuo weekend? Questa domanda si sente molto il lunedì. È gentile e va bene in molte situazioni. Puoi anche chiedere più preciso. Per esempio, cosa hai fatto nel weekend? Oppure, cosa hai fatto sabato? È già un po' più personale. Queste domande sono brevi e chiare. Non servono parole complicate. È importante parlare con calma e dare tempo all'altra persona. Se la risposta è corta, puoi chiedere di più. Per esempio, eri a casa o in giro? Oppure, il tuo weekend è stato più tranquillo o più attivo? Queste domande aiutano a far continuare la conversazione. Non devi essere perfetto. Anche domande semplici vanno benissimo. Spesso le persone sono felici quando qualcuno mostra interesse. E mentre l'altra persona parla, ascolti parole nuove. Così impari senza accorgerti. Se sei insicuro, puoi usare sempre le stesse domande. Quando chiedi a qualcuno del weekend, spesso inizia una vera conversazione. Una piccola domanda può aprire molto. Sì, all'improvviso non parli più solo del weekend, ma della vita. Per esempio chiedi: com'è stato il tuo weekend? E l'altra persona dice: è stato tranquillo. Poi puoi chiedere ancora. Per esempio, eri a casa o in giro? E sei già nel mezzo della conversazione. L'altra persona racconta di più e si sente ascoltata. Proprio questo è importante. Una vera conversazione nasce quando entrambi mostrano interesse. Ricordo una conversazione al lavoro. Ho chiesto a una collega del suo weekend. E poi cosa è successo? Mi ha detto che aveva visitato la famiglia. Poi abbiamo parlato di famiglia e della nostra infanzia. Succede spesso. Si parte dal weekend e si finisce con i ricordi. La cosa bella è che la lingua resta semplice. Gli argomenti diventano personali, ma le frasi restano brevi. L'ho vissuto spesso anche io. Chiedo a qualcuno del weekend e all'improvviso parliamo di hobby. Per esempio di sport, musica o cucina. Così nasce una conversazione da sola. Con questo arriviamo piano piano alla fine di questa puntata. Grazie di averci dedicato tempo oggi e di essere stati con noi. Sì, grazie mille per l'ascolto. Speriamo che abbiate imparato qualcosa e vi sentiate più sicuri quando parlate del fine settimana. Ricordate, le frasi non devono essere perfette. L'importante è parlare e avere coraggio. Esatto, l'italiano si impara nella vita di ogni giorno, con piccole conversazioni e con temi che vi toccano davvero. Se vi è piaciuta questa puntata, ascoltate anche le nostre altre puntate. Ora siamo curiosi. Quale tema volete ascoltare la prossima volta? Scriveteci di cosa volete parlare più spesso nella vita di ogni giorno. Lavoro, famiglia, vacanze, sentimenti o qualcosa di completamente diverso. Siamo felici delle vostre proposte. E saremo felici se sarete di nuovo con noi la prossima volta. Grazie per l'ascolto. Alla prossima puntata! A presto! Ciao!